Ciao a tutti, oggi parliamo dell'ipocalcemia nel cane e nel gatto. Ipocalcemia significa che abbiamo lo ione calcio, il calcio nel siero basso, più basso della normalità. Calcolate che di solito la calcemia dovrebbe essere 10 mg su ml e dovrebbe essere regolato da due ormoni prodotti dalle paratiroidi, che sono due piccole ghiandoline vicino alla tiroide, che producono paratormone e calcitonina. Quindi questi due ormoni dovrebbero agire in modo tale che la calcemia sia sempre 10 mg su ml. Quando diminuisce dovrebbe essere prodotto paratormone, quando aumenta troppo dovrebbe essere prodotta calcitonina. Questi due ormoni dove vanno ad agire? Vanno ad agire sia a livello osseo, sia a livello intestinale, sia a livello renale. Quindi fondamentalmente la calcemia dovrebbe rimanere abbastanza costante. Però ci sono delle patologie che possono far sì che questa calcemia o aumenta o diminuisce. Andiamo oggi a parlare dell'ipocalcemia. In un altro video parleremo dell'ipercalcemia e delle cause che creano ipercalcemia. In questo video parliamo solo di ipocalcemia. Le cause che possono creare ipocalcemia, diciamo la più frequente, è quella della tetania puerperale, ovvero quando una cagnolina è gravida, alla fine della gravidanza ci sarà da un punto di vista a livello di ghiandole mammarie l'utilizzo di enormi quantità di calcio per produrre il latte che servirà per allattare chiaramente la prole. Questo movimentazione di calcio, se non gestita bene l'alimentazione in fase durante la gravidanza, crea chiaramente quello che si definisce tetania puerperale. Farò un video ad hoc sulla tetania puerperale. In questo video mi interessa solo elencare e spiegare bene il concetto dell'ipocalcemia. Quindi la prima causa è la tetania puerperale. Quindi c'è un'eccessiva richiesta di calcio, l'organismo non era preparato, non è stato preparato in gravidanza e abbiamo quindi ipocalcemia con poi i segni clinici che genera l'ipocalcemia che andremo poi a elencare durante questo video. Un'altra patologia che può dare ipocalcemia è il malassorbimento intestinale. Come vi spiegavo prima, uno degli organi che regola la calcemia è l'intestino, quindi quando l'intestino non lavora perfettamente viene a mancare l'assorbimento di calcio e quindi abbiamo un'ipocalcemia causata dal malassorbimento. Un'altra patologia che può dare ipocalcemia è l'ipoparatiroidismo primario. Come vi spiegavo, le paratiroidi producono un ormone che si chiama paratormone. Quando questo ormone non viene prodotto a sufficienza, oppure quando molto spesso questo può accadere durante, se non si sta attenti, l'asportazione di noduli tiroidei in gatti ipertiroidei, quando si tolgono se no le paratiroidi, ovviamente c'è una ipoproduzione di paratormone e quindi il rischio di ipocalcemia. Un'altra patologia che può dare ipocalcemia è fondamentalmente la pancreatite, e un'altra patologia è l'avvelenamento da glicolo etilenico, il classico antigelo. Anche la malattia renale può dare ipocalcemia, anche un'iperfosfatemia rapida può dare ipocalcemia e poi abbiamo le patologie, diciamo, come per esempio la SIRS, la sindrome da risposta infiammatoria sistemica e la sepsi, che possono dare ipocalcemia. Cosa accade fondamentalmente quando noi abbiamo un'ipocalcemia? Il calcio regola di solito lo stimolo nervoso fondamentalmente, quindi i due organi coinvolti sono il sistema nervoso centrale e il cuore. E il cuore possiamo avere bradicardia, tachicardia, problematiche chiaramente legate all'impulso nervoso, mentre invece a livello proprio di sistema nervoso centrale possiamo avere una vasta manifestazione. Di solito possiamo avere, quello dice il nome della prima patologia che vi ho elencato, tetania, quindi una paralisi simil tetano,
tremori, andatura rigida, fondamentalmente possiamo avere delle modificazioni del comportamento, nervosismo, possiamo avere delle contrazioni dei muscoli facciali. Nel gatto per esempio i segni precoci possono essere anche prurito alla testa, letargia, anoressia, e fondamentalmente questo diciamo nelle situazioni in cui l'ipocalcemia è molto bassa. A volte può essere asintomatica se è leggermente più bassa. La diagnosi fondamentalmente si effettua attraverso l'esame del sangue, si va a valutare il calcio. Il calcio è uno ione che a livello di analisi del sangue va sempre analizzato insieme alle proteine plasmatiche, soprattutto l'albumina, perché un'ipoalbuminemia potrebbero sottostimare il calcio, quindi è molto importante valutare anche l'albumina. Cosa si fa di solito quando abbiamo un cane che presenta ipocalcemia? Allora, dipende dalla gravità dei sintomi. Se è un cane asintomatico è sufficiente la somministrazione orale di vitamina D e di calcio, oppure per via sottocutanea. Se invece il cane arriva in situazioni gravi con delle convulsioni, con una paresi tetanica, allora in quel caso lì la somministrazione di calcio deve essere effettuata attraverso la via endovenosa in modo lento, in modo tale da ripristinare il calcio e quindi ridurre poi tutta la sintomatologia. Generalmente la prognosi dipende dalla causa che ha creato questa ipocalcemia. Diciamo che un'ipocalcemia causata da una tetania puerperale ha una prognosi buona nel momento in cui si porta l'animale immediatamente dal veterinario e si somministra calcio, mentre invece magari una ipocalcemia causata da una sepsi ha una prognosi ovviamente riservata, perché c'è in corso chiaramente un processo molto grave che quindi può provocare molto spesso la morte. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi ricordo sempre che se non siete iscritti a questo canale iscrivetevi qua sotto. In questo canale parliamo di medicina veterinaria del cane e del gatto, lasciamo dei consigli, spieghiamo la patologia, cerchiamo un attimo di interessarvi a questi argomenti e fondamentalmente, se vi interessa supportare il progetto, ricordo sempre di mettere un bel mi piace, che fa sempre comodo per far vedere poi questi video ad altre persone interessate a questo tipo di magari problema, come in questo caso l'ipocalcemia. Un saluto a tutti e alla prossima.